In braccio a te mi scordo ogni dolore. Voglio restare con te, se non mi moro. Quando glielo dobbiamo dire? Adesso, appena arriva. Ma no, raga, sto ragazzo ha fatto 2 giorni di viaggio, appena arriva glielo dobbiamo dire subito, dai. Appunto, dai, almeno prima portiamolo a mangiare 2 cose, 2 arancine, 2 panelle, no? In bucceria. No, no, raga, oh. Cioè, lo portiamo in vucceria, lo facciamo ubriacare e poi glielo diciamo, no? No, ragazzi, scusate, ma stiamo sottovalutando un fatto. Masto Kilson, che lingua parla? E che camorria in portoghese. Ignoranti. Sì, ho capito, ma qui nessuno parla il portoghese. Io parlo portoghese. E allora glielo dici tu. Cioè, no, scusate ragazzi, io già l'ho portato fino a qua. No? Per me è imbarazzante. Se ho fatto tutto sto viaggio, cioè, abbiate pazienza, fatemi una cortesia. Fatemelo come proprio con un piacere personale, dai. Diteglielo voi. Secondo me dovrebbe dirglielo il direttore. No, scusate, il mio dovere istituzionale mi impone di dargli il benvenuto, ma non mi autorizza a dargli questa notizia. Scusate, mi dispiace, non lo posso Sì, fare. sempre voi col ruolo istituzionale, poi vi tirate sempre indietro a fare gli onori e poi... Ma scusa, non glielo dici tu, ma chi glielo dice? Glielo dici tu, dorme da te. Non ha tutti i torti Paola, eh? Io? Perché glielo devo dire io? Da solo? Vabbè, dai, Adri, vengo domani da te a fare colazione e glielo diciamo insieme, va bene? Insieme? Sì, insieme, glielo diciamo insieme. Dai, vengo anche io domani mattina. Dai. Che poi è una stronzata che la dobbiamo dire noi, scusate, cioè non ci sono Martina, Francesco e pure Christian, cioè glielo dicono loro, vengono loro, prendono pure la colazione e glielo dicono loro. Giusto, allora facciamoci domani mattina e glielo dicono loro. Allora, domattina da Adriano alle 8. Alle 8. E che dobbiamo fare alle 8, scusate? Ma scusa, di solito si lavora alle 9 e ci vediamo lì alle 8. Alle 8. Alle 8. Alle 8. Ah, salute. Vai, brilla da questo punto facciamo un brindisi. Dai, Dani. Aspetta, Dani, aspetta. Vai. Vai. Allora, un attimo di silenzio. Ai picciriddi e alla Sicilia. E a noi altri, che faremo grandi cose insieme. Maria, porta picciriddo! Porta Kilson. Ve lo ricordate? Ridevano, ma la verità è che erano giovani e i giovani hanno un'idea vecchia della guerra, come il duello tra Ettore e Aiace, i 2 principi che prima cercano ferocemente di uccidersi e poi si scambiano doni. Nestore era troppo vecchio per credere a quelle cose. Quella guerra la vincemmo con un cavallo di legno, immane, riempito di soldati. La vincemmo con l'inganno. Non con la lotta a viso aperto, leale, cavalleresca. E questo a loro, ai giovani, non piacque mai. Neanche a me. Neanche a me. Neanche a me.
neanche a me. Kilson, buongiorno! Ai laurie lamtarla si surinen ieni uno time. Qua in questa torretta è un po' raccontata tutta l'evoluzione dei cantieri culturali, quindi dalla fabbrica di mobili. Guarda, da quando facevano i mobili Ducrot, questo è sicuramente Basile, perché Basile figlio fu uno dei costruttori di mobili Ducrot, li disegnava, e quindi Basile Ducrot fu uno dei 2 più importanti del Liberty palermitano. Qua quindi la fabbrica Ducrot con i mobili. Questa è la prima fase, è la più famosa, quella che rese celebre questa zona. Da qui la guerra, quindi ci sono i soldati, gli aerei e soprattutto il bombardamento di Palermo, perché Palermo è stata bombardata. Interi spazi di Palermo sono stati rassi al suolo perché è stata bombardata durante la guerra. Poi la fase successiva, la fase di incendio dei cantieri e distruzione e di rivolta, veniva utilizzata per alcune riunioni politiche. Divenne sede del PC. Sì, sede del Partito Comunista. Sì. Da qui in poi una fase successiva di una prima ricostruzione, sì, di questo luogo e l'abbandono fino alla fase ancora successiva, che è quella che stiamo vivendo adesso, che è quella dei CCZ, no? Cantieri culturali della Zisa. Stiamo per entrare al capo. Al mercato del capo. Questo è il mercato del capo. Questa è l'entrata del mercato del capo, che è uno dei mercati storici di Palermo, no? Sì. Insieme a Ballarò e alla Vucceria. Affari, bella mia, dimmi come affari, bella mia, dimmi come affari. Occhi belli, bella, dimmi come affari. Allora, chi si chiama? Occhi belli, bella, dimmi come affari. In siciliano, quelle si chiamano masculini. Tutto lo giorno canto e mai non mi contento. Tutto lo giorno canto e mai non
Cioè, questa praticamente dovrebbe esserci Castello, cioè la mia zona. Questa è l'Etna, Dani. E infatti Catania non Dovrebbe è essere un Catania è qua. Questo è sono fraglioli di No, ma non stiamo. No, non stiamo toccando. Sto facendo il paracaduta. Questo è fatto a matita. Questi sono qua. Questo è fatto pure a matita. Donna nuda fatta a matita. L'ha fatto lei? E quello ha rotto un sacco di matite perché tutte le volte che la faceva. Entra in confusione. Vabbè. E chi l'ha fatta? Questo me l'ha fatto un ragazzo dell'Accademia di Belle Arti. Io ci ho fatto 26 anni di servizio là. Ora sono in pensione. A Palermo. A Palermo. Però spieghiamo da poco. in realtà chi c'è in realtà c'è una differenza. Forse è chiaro. Valentina! Ah! Costantino, Ma tu non lo vuoi? Mangia. Queste sono panelle, quelle con i ceci. Queste sono patate. E questa è l'arancina. Arancina. Che è riso con la carne dentro. Attenzione, è importante che sia arancina. No, è importante che sia arancino. Non lo confondere. C'è una battaglia, una lotta intestina. C'è una... Arantina, c'est le même chose pour moi. Bravo. In realtà Kilso c'è una. Ma in realtà c'è una differenza, perché l'arancina, che è questa, è rotonda, è tonda. La differenza sono la forma. Mentre Ok. sì, C'est avec... a piramide. C'est avec la pyramide. La pyramide. C'est un petite différence de la forme et c'est masculin. Ok, d'accord, je comprends. C'est à la punta. No, è una cosa importante la punta, perché tu non Arancino giri, è arancino. Lui è di Catania. Lui vuole che sia maschile. Sottolineare che sia arancino. Kilson, a Napoli abbiamo risolto e diciamo palle riso. Palle. Perfetto. L'importanza È lui. Questo sì, questo Good. Vuole cosa assaggiare? Good. C'est bon. C'est bon. C'est formidable. Fu in quel momento che quella vecchia mi sfiorò il velo e mi parlò. Era una vecchia filatrice venuta con me da Sparta. Mi voleva bene, ma io avevo paura di lei. Quel giorno era venuta da me per dirmi sottovoce: vieni, Paride ti aspetta nel suo letto. Si è messo le vesti più belle. Più che da un duello sembra tornato da una festa. Sciagurata, perché vuoi tentarmi? Vacci tu da Paride. Perché non te lo sposi o magari ti fai sua schiava? Io non ci andrò. Sarebbe indegno. Tutte le donne di Troia proverebbero vergogna per me. Lasciami qui sola nel mio dolore. Stai attenta a non farmi arrabbiare. Potrei abbandonarti qui, lo sai, e seminare odio ovunque finché non ti troveresti a morire di mala morte. Mi faceva paura. L'ho detto. I vecchi spesso fanno paura. Mi sistemai il velo e la seguii. Ai lauriela amtarla si surinen jeni unotime vera mar aldaron jeni velinte juldar avanier arsindan oriello caito mornie Arsittinta leva arda io luseo veferni armaria elentari hortane lili vietier umbula avelumbule arsinda noriello caito mornie If al mali marine chi useo
بفرمیاد ایری و سالی اری ویتیار بولا بله و هم وانا ماری کهیتو موری و هم وانا ماری. Kitson, buongiorno! Fra, dai? Sì, allora, è una situazione... Lo spettacolo notte fa lo teatro è tutto chiuso. Pardon, che lì? C'est pas possible de faire les spectacles et l'école c'est fermée. Perché è tutto chiuso? Appunto. Tu è chiuso. Respirando malissimo, ragazzi. Vabbè, però non ti preoccupare, dico, cioè... Vabbè, Kids, ma che è un problema? Dai, comunque sei qua, dico, sei con noi, cioè... Vabbè, ci organizziamo. Sì, Ci mettiamo qualcosa. Vabbè, ragazzi, Apriamo lo stesso. vabbè, Ma che facciamo? Un piano B. non so, un piano B, abbiamo un piano B. ci organizziamo. Kids, Facciamo almeno training insieme, non so. Ah, Sì, sì, facciamo un po' di traducilo, allenamento. Un po' traducilo. facciamo allenamento insieme. Gli facciamo vedere il nostro training, On traducilo. va faire training tout ensemble? Non possiamo lavorare. Come non possiamo lavorare? Però vogliamo lavorare. Quindi io non sono intervenuto perché volevo capire cosa stava succedendo e se avete l'entusiasmo a sufficienza per creare un'occasione da questa situazione. E quindi pensavo che avremmo in qualche modo chiuso oggi, no? Dicendogli questa cosa e invece lavoriamo. Ok? Perfetto. Amoni. Non lasciarti possedere dal tuo demone, Achille. Vieni. Vieni, Achille. Vieni a salvare le tue navi. A che ti servirà salvarle quando saranno in fiamme? A che ti servirà? O povo espera por nós. Temos que dar a notícia. Mesmo que seja mal pensado e cruel. Vamos embora. Então, pessoal, vamos começar. Com o primeiro passo é... devagar, lentement. Pra cima. Mais. E, ó. Abrir os braços. Monstro. Sorrisa. Olá, eu sou Kilson Bernardo, venho de África, de Angola, tenho 20 anos de idade e terminei a escola de teatro ano passado, a escola de teatro e cinema. Sou ator, faço teatro e cinema, esse é o motivo que me fez estar aqui. Então, eu desde pequeno perdi a minha mãe quando pequeno, muito cedo. Então o teatro sempre foi a minha mãe, o meu pai, o teatro sempre foi tudo para mim. O teatro sempre foi o meu consolo, sempre foi a minha vida, foi a minha família. Porque desde então meu pai vivia muito longe e eu vivia com a minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, o teatro se tornou a minha mãe. Eu sou filho do teatro, então o teatro é tudo para mim. Então não importa o lugar, onde quer que seja, Europa, África ou América, se for para fazer arte, teatro, cinema, eu vou, porque eu adoro arte, já adoro arte, então é a minha paixão. E o ano passado eu conheci um italiano maravilhoso, Gianluca Barbadori, e ele gostou muito de mim, e ele me fez um convite, porque também
lá na África e Angola não estudam muito sobre o teatro europeu, principalmente teatro italiano. Então fez-me um convite, eu sempre queria conhecer Itália, ver teatro na Itália, ver cinema na Itália. A gastronomia italiana sempre foi muito boa, então eu sempre tive essa paixão de estar cá em Itália. E em dezembro eu tratei todos os documentos para vir para cá, mas só que infelizmente eu fui roubado, não consegui chegar até aqui em Itália. Este ano voltei a tratar todos os documentos e comprei um outro bilhete e cheguei para cá e deparei com o caso do coronavírus. Infelizmente tudo aqui em Itália está fechado, não está-se a fazer formação, não está-se a fazer nada. E me sinto triste, porque é como se um sonho e não conseguia realizar, então... Mas como dizem, a esperança é a última a morrer e eu tenho esperança que eu vou conseguir e vou esperar mais um pouco para ver se... as coisas conseguem acontecer e fazer a formação, não sei. Talvez. Maros, maros, nie maros minia, nie maros minia, moje wokania. Oj maros, maros, nie maros minia. Una volta c'era infermiera di notte, infermiera di notte, Gianni Celesti. Gianni Celeste, poi tu sei come una della stracciata, e poi aspetta, poi cosa c'era? Poi ce n'era una che era la macchina 50. Poi c'è chi lo guarda tanto. Entra sta cella, non ce la voglio più stare. Ah, vabbè, certo. Vuoi che è Catalina? Sono vecchie. Vecchia canzone. Comunque qua a Palermo è fatto successo. Palermo sì. Ma sbancato, ma anche a Catania. Sì, ma qua forse di più. Palermo sì. Ma a Napoli anche, credo. Non so se a Napoli. Non lo so, di Palermo comunque è stato troppo famoso. Ogni pezzo di piazza, il Chiola l'hanno tolto quasi tutti questi pezzi di piazza. Sì, troppo casino. E ogni pezzo di piazza c'era Gianni Celesti. Vero. Prima c'era Gianni Celesti, ogni pezzo di piazza veniva Gianni Celesti. E Gianni Pezzolo, grazie. Gianni Celeste e Gianni Pezzolo. Va bene.